Il progetto è nato nel 2017 quando Manifattura Tabacchi era praticamente un deserto, un luogo abbandonato. Circolavano tra questi mega spazi solo i ricordi di un'attività ormai conclusa da decennio, più di 2 decenni. Con Giovanni Manfredi, Alessandro Arvalli e poi con Michelangelo Giombini abbiamo capito che l'elemento vitale per far rinascere, far rifiorire dell'energia in questi spazi abbandonati, in questo luogo un po' desertificato, potessero essere le residenze d'artista. In ogni parte del mondo dove c'è stata una rinascita, diciamo, di interi quartieri, zone cittadine, che viene definita una rigenerazione urbana, l'arte e la creatività, che sia poi arte figurativa, insomma, attività artistica, oppure scrittori, poeti, attori, comunque luoghi dove si è soprattutto sviluppata creatività, sono stati questi fattori determinanti la rigenerazione di interi spazi urbani, luoghi abbandonati, che hanno cambiato la natura proprio e la vita dei luoghi. E anche la manifattura tabacchi si è assistita a questo processo. All'inizio in fondo erano solo le residenze a rendere vitale questi spazi, poi sono arrivate tante altre attività, altra energia. E credo che sia l'aspetto più bello di Manifattura Tabacchi adesso, entusiasmante, vedere come all'interno di Firenze, questa città museo, culla del Rinascimento, ci sia un grande pezzo della città che ha un sapore, un'energia, una frenesia anche, e una vitalità molto contemporanea, molto internazionale. Spesse volte si dice a torto, sembra di non essere a Firenze, ma è bene che si impari e si cominci a dire siamo a Firenze, finalmente siamo a Firenze, in quella Firenze che oggi è come era probabilmente nel 400, nel 300, 400, nel 500, cioè nel massimo fulgore della civiltà umanistica rinascimentale. Firenze era un grandissimo laboratorio creativo, doveva essere un atelier enorme, dove si respirava da ogni angolo attività artistica, creativa, dove si stava generando forse una delle più importanti civiltà dell'intera storia umana. Le sensazioni che provo adesso, dopo il primo anno, con la cura e il primo gruppo di 6 giovani residenti, e adesso, oggi, con la meraviglia e i nuovi 6 artisti, è che credo che stiamo facendo la cosa giusta, come si dice. Abbiamo azzeccato il progetto, vedo rivivere, anche se ovviamente con tutte le debite proporzioni, quello che doveva essere appunto un atelier, un'esperienza di questa natura nella Firenze rinascimentale. Non voglio calare dall'alto un grande esempio come il mitico giardino di San Marco, patrocinato da Lorenzo il Magnifico, che aveva come direzione artistica quella di Bertoldo, uno dei massimi scultori quattrocenteschi, allievo, prosecutore del Magistero di Donatello. Vabbè, qualcosa del genere, però possiamo dire che le residenze d'artiste patrocinate da Manifattura Tabacchi abbiano questa forza, questa funzione, questa energia. Dare la possibilità a dei giovani artisti di formarsi a Firenze fa bene non solo a loro, sicuramente li fa crescere in una città dove i confronti sono
quasi sproporzionati, incommensurabili, con gli artisti della grande stagione rinascimentale, ma fa bene anche e soprattutto a Firenze. Fa bene a Firenze riconoscere che la propria storia non è finita, ma c'è una città che può rigenerarsi, può rinnovarsi e soprattutto un rinascimento che, come sempre dico, è ancora in progress, non è mai finito e non è mai chiuso. L'altro aspetto che mi rende molto felice e mi appaga è vedere come cambiano, come maturano velocemente questi giovani artisti. Segno che anche gli incontri che costruiamo per loro, workshop, confronto anche fra di loro e poi con altri soggetti, sia estremamente importante per la crescita intellettuale, creativa, soprattutto per prendere sempre più coscienza loro stessi delle loro proprie capacità. L'interrelazione poi generazionale, quella anche di culture diverse, di provenienze diverse, aumenta, la crescita, il tasso, la qualità dell'esperienza a cui loro sono andati incontro in questi mesi. È proprio anche questo fatto, quest'anno ancora più avvertito, più sentito, più forte, del confronto fra culture, comportamenti, stili di vita, caratteri molto diversi, proprio in senso anche geografico, storico-geografico, dalla Mongolia alla Turchia, dall'Iran all'Emilia-Romagna, fino poi al sud d'Italia, la Puglia piuttosto. Ecco, vedere proprio questo coagulo, direi, di energie, di storie, di narrazioni molto diverse, che poi trovano un punto di coagulo nello stare insieme, nel crescere insieme e soprattutto nel realizzare quelle ormai famose, celebri opere collettive come esito finale dei 6 workshop a cui sono chiamati gli artisti, i giovani in residenza, da cui nasce appunto sempre un'opera collettiva, dialogo fra diverse soggettività, tensioni, immaginazioni, da cui poi nasce un'opera unica. E questo è uno dei risultati più interessanti, specifici, che danno una identità unica alle residenze qui a Firenze, alla Tabacchi. Perché Firenze è una città che per troppi decenni, più o meno dalla fine dell'Ottocento in poi, da quando, anzi primi Novecento, quando Soffici se ne andò arrabbiato con la città per raggiungere Parigi, questa città si è sempre voltata indietro. Ha vissuto per troppi decenni di rendita di posizione, confidando nella inesauribile risorsa che è il suo patrimonio storico-artistico. Questo tempo è finito perché questo adagiarsi sul passato ha reso sterile l'immaginario, l'immaginazione della città stessa, dei suoi abitanti, ha messo in crisi settori importanti anche delle attività produttive, in primis l'artigianato, a mio avviso, ha reso la città una vetrina fondamentalmente, un luogo fin troppo museificato e musealizzato. Questa culla del Rinascimento, in questa culla del Rinascimento, il Rinascimento non è mai uscito fuori dalla culla per crescere, maturare, invecchiare anche, invecchiando generare nuovi virgulti, ed era venuto il momento che la città cominciasse a capire
che era necessaria una rivoluzione culturale, sia di tipo antropologico che ideologico. La chiusura ideologica nel confronto del contemporaneo, messo sempre ai margini, credo che sia venuta meno in questi anni, con uno sforzo incredibile, notevole, coraggioso, condiviso appieno con l'amministrazione, soprattutto negli ultimi 5 anni con l'amministrazione Nardella e con la piena condivisione dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Siamo appena all'inizio, perché queste rivoluzioni possono essere anche cioè, tornare indietro e anzi avere, come dire, dei contraccolpi di conservatorismo. Invece, diciamo, il progresso verso una città più evoluta, più dentro la contemporaneità, più capace di accettare anche la qualità creativa, il valore creativo della propria epoca e con quella sentirsi a proprio agio, senza mascherarsi dietro la maschera del Rinascimento, che è semplicemente indossata da noi contemporanei una maschera che possiamo mettere ogni tanto addosso, indossare, ma poi di cui ci dobbiamo immediatamente liberare. L'altro effetto benefico che provoca una contemporaneizzazione della cultura cittadina è, secondo me, soprattutto a beneficio dell'interpretazione e della lettura del passato. Credo che il danno maggiore della rendita di posizione anche intellettuale nei confronti del proprio tempo e una rendita di posizione basata sull'antiquità, cioè sull'antichità, sulla gloria del grande Rinascimento, abbia indotto a una sterilizzazione, direi a un indebolimento proprio delle metodologie di interpretazione del passato. Voglio dire che vivendo male nel presente, non essendo calati nella propria epoca, non avendo indossato e vissuto modelli interpretativi adeguati al proprio tempo, si rischia di leggere il passato in modo sempre più sterile, più stereotipato, più freddo e la filologia prende il sopravvento sulla ermeneutica, un'ermeneutica anche che deve essere sempre creativa. Ci siamo sempre più affidati a una sorta di scienza della storia dell'arte che perde di vista il proprio modello interpretativo, asserragliandosi in un atteggiamento accademico di analisi filologica della storia del passato che è poco interessante rispetto al tempo in cui viviamo, perché non è in relazione con il tempo in cui viviamo. La divisione, la separazione, diciamo, che poi è semplicemente una differenza magari di linguaggio, di stile, di strumenti, è la stessa che ci può essere tra arte e creatività. Io tengo sempre a distinguere la creatività dall'arte. Sono tanti gli aspetti che differenziano le due, diciamo, esperienze umane, no? Forse una capacità, come diceva Rilke, l'artista ha una capacità di andare in fondo, a fondo, proprio di andare a fondo e quindi di mettersi a rischio, di rischiare l'oltre, la profondità, senza zavorre, senza strumenti di salvaguardia.
esaspera i propri difetti, le proprie angosce, i propri desideri, le proprie ambizioni. Diciamo che l'artista potrebbe avere tutti i difetti del mondo, no? Ma li trasfigura, proprio perché li sa vivere fino in fondo, interpretare senza difese, in modo disarmato quasi, li sa trasfigurare e portare alla luce e farli diventare elemento di comunicazione, di condivisione con gli altri. L'artista ha come strumento per la propria salvezza o dannazione solo gli strumenti artistici. Non è una visione romantica, può esserlo in un certo senso, ma è una visione molto realista, cioè concreta. Credo che sempre ci sia una grossa differenza, è quella che ci permette di individuare un artista di talento, di valore, da uno che può avere una dose di creatività molto alta, ma non arriverà mai a quel punto di incandescenza, diciamo, che distingue un artista da un altro. Il curatore ha una sua forza creativa, una sua capacità di immaginario, di creatività, di fantasia, ha una sua sensibilità indubbiamente, più o meno, e la mette in campo a volte anche condividendo con l'artista scelte operative, non intervenendo mai magari direttamente nella gestazione dell'opera, ma magari nella produzione dell'opera. Il dialogo fra artista e curatore è sempre benefico. Il curatore, che può essere, ovviamente deve essere storico dell'arte, critico a un tempo dell'arte, può ovviamente avere un'influenza anche sull'artista, una forza, come quella che avevano i committenti di un tempo, che potevano direttamente o indirettamente avvalersi di teologi piuttosto che di letterati, di filosofi, per indirizzare l'artista verso certi significati e certe traduzioni formali di quei significati che il committente aveva in mente. Ma mi fa avvicinare soprattutto il suo lavoro, la qualità del lavoro, no? La sensibilità del lavoro. Poi ovviamente l'interesse per un artista aumenta con la conoscenza, con la frequentazione. Io amo molto negli artisti la disciplina. Credo che per essere un artista di calibro, che sappia restituire agli altri qualcosa di importante, non basta avere ispirazione, conoscenza del mondo dell'arte, senso della carriera, bisogna avere una grande disciplina, bisogna avere una certa ispirazione e poi bisogna avere qualcosa nel DNA. Non è un privilegio essere artista, non è una forma di superiorità rispetto agli altri esseri umani. Nel nostro universo, nel nostro mondo, ogni persona ha in dote qualcosa. L'artista ha semplicemente un compito, un mestiere, una professione, un linguaggio da sviluppare e rendere esemplare per gli altri. Ecco, parliamo di linguaggio, parliamo di strumenti, di strumentazione, di materiali e poi parliamo di energia personale, individuale. Poi forse magari c'è anche un destino che ognuno di noi ha, che è un destino che è legato anche a una mission che ognuno di noi ha. Io da in gioventù ho amato un grande filosofo, poi scomparso precocemente, Aldo Giorgio Gargani, che ha scritto un bellissimo libro, Sguardo e Destino.
Diciamo che noi ci costruiamo ovviamente il nostro destino, ma c'è qualcosa nel nostro destino a cui apparteniamo. Se sappiamo riconoscerlo, se riusciamo nella nostra vita a incrociare, per un caso a volte, no? Il nostro destino e in modo poi con grande disciplina e con essere fedeli, caparbiamente fedeli alla costruzione di questo itinerario, di questo destino che poi è il nostro volto, in cui ci riconosciamo di giorno in giorno, è la nostra storia, e beh, quello è già una bella fortuna. Ma è sempre una scelta di strumenti, no? E anche di ruolo, anche una scelta rispetto alla propria sensibilità, alla propria caratura. Ci sono artisti che scelgono la via della comunicazione mediatica, spettacolare, che ovviamente hanno un immediato riscontro nei confronti di un pubblico sempre più abituato oggi dai sistemi di produzione e di consumo a reagire emozionalmente ai grandi leader, ai grandi trascinatori, agli eventi spettacolari. Ci sono artisti che invece confidano più in una lenta progressione del lavoro della poesia, dell'arte, sulla sensibilità umana. È un lavoro lentissimo, quasi di cui non ci avvertiamo, non avvertiamo la potenza, ma credo che come la goccia che lavora la pietra a volte abbia più efficacia questo, diciamo, questo tipo di potenza e questo tipo di forza dell'arte, che chiamo tra virgolette poetica, rispetto a un'arte spettacolare. C'è un'arte che non risponde in modo speculare alle sollecitazioni della società, dando delle risposte in termini espressivi o figurativi o di immaginazione diciamo, alle esigenze proprio, no? Politiche, sociali o come adesso ambientali, climatiche del mondo dell'attualità, ma lavora in modo più sottile. A volte un verso di una poesia, un haiku, o una frase sottolineata su un romanzo, costruiscono una personalità umana più di uno slogan di un leader politico. È una forma quasi di egoismo, diciamolo così, no? Che bisogno di stare in mezzo ai giovani per sentire ancora quello stimolo, quell'emozione, quel desiderio di stare in mezzo alle cose che nascono, all'energia più pura, più fresca, più anche genuina, no? Anche all'ingenuità, alle ambizioni, alle aspirazioni della meglio gioventù, della migliore gioventù, no? Un'epoca bellissima della vita, quando tutto si desidera, tutto si spera, si hanno grandi ambizioni, si hanno grandi illusioni anche, che sono poi quello che rendono la giovinezza, la gioventù artistica un momento straordinario. Si vedono i primi successi, ci si confronta con i primi con gli insuccessi, si devono superare i momenti bui, ci si entusiasma per le improvvise, come dire, momenti di improvvisa illuminazione, si tenta, si prova e poi si ottengono dei risultati.
risultato dopo risultato si arriva a costruire quell'edificio che poi sei tu stesso, no? È un po' come questa opera realizzata dai 6 giovani artisti, da Anna, Davide, Giulia, Esmar, Negar, Bektpar, nome difficilissimo, non mi riesce mai a pronunciarlo e mi deve perdonare, che ci invitano a costruire mattone dopo mattone, a reinventare, a ricostruire Fluids, un'opera straordinaria di Allan Kaproff. Stare con i giovani, un museo deve necessariamente essere anche un laboratorio per giovani artisti, perché è una palestra per la stessa direzione artistica del museo, per non finire troppo presto di essere museificati, di essere, diciamo, dei passatisti, ma di essere ancora protagonisti insieme alle nuove generazioni dell'avanguardia. Un museo poi oggi, ormai da più di 30 anni, non vive più della sua funzione museale, cioè di conservazione, tutela o valorizzazione solo della collezione permanente. Tutti i musei del mondo ormai hanno una doppia anima, quella di museo e quella di centro d'arte. Quindi luoghi per la conservazione della collezione permanente e della sua valorizzazione, luoghi di produzione, di nuova produzione di arte, nuova produzione culturale. Al Museo Novecento cerchiamo di interfacciare queste dimensioni facendo diventare le esposizioni, i progetti con giovani artisti anche sistemi di valorizzazione, esperienze di valorizzazione della collezione permanente. Quindi andiamo a colmare delle lacune di conoscenza sul passato e colmiamo delle lacune sull'aggiornamento nei confronti del presente. Questa doppia funzione rende forte, rende vitale, rende indispensabile un museo centro d'arte in un territorio come Firenze.